Ciao a tutti ragazzi, bentrovati! Oggi facciamo una ricetta molto semplice, pensata per chi non ha voglia di accendere il forno, di preparare un pan di spagna, un rotolo da farcire, insomma una ricetta veloce che poi è alla portata di tutti, che quindi non richiede l'uso di fornelli, a parte la glassa che andiamo a scaldare magari a microonde, e quindi è abbastanza veloce da fare. Diciamo che se abbiamo gli ingredienti in casa possiamo riproporlo anche se qualcuno, diciamo, qualcuno di voi magari non ha abbastanza esperienza o dimestichezza nel fare certe cose. Infatti utilizzerò del pan brioche proprio per andare a preparare il nostro rotolo. Ho pensato a questo perché comunque è bello morbido, è dolce, quindi ha un po' la consistenza simile a quella del panettone e ci sta molto bene per preparare un rotolo. Poi ho della ricotta, io ho scelto di farcirlo con la ricotta di pecora, io qui ne ho mezzo chilo e poi ho 175 grammi di zucchero semolato. Qui possiamo aggiungere anche dell'estratto di vaniglia e delle gocce di cioccolato. Una parentesi per quanto riguarda la ricotta, allora mi raccomando, è sempre meglio metterla in frigo un giorno prima a sgocciolare perché comunque perderà un po' di siero. E per quanto riguarda la dose dello zucchero è sempre il 35% rispetto al peso della ricotta, quindi teniamo sempre a mente questa proporzione che è, diciamo, la dose perfetta di zucchero rispetto a quello della ricotta. Poi io ho preparato questa glassa, potete preparare anche al cioccolato fondente o cioccolato al latte, io ho preferita al cioccolato bianco per non andare a aggredire troppo la ricotta. Quindi ho 150 grammi di cioccolato bianco, 200 grammi di panna, ho sciolto tutto a microonde per portarmi un attimo avanti e far, diciamo, raffreddare un po' la glassa. E poi ho del pan brioche. Quindi adesso cosa facciamo? Iniziamo a preparare la nostra ricotta, quindi non facciamo altro che andare a mescolarla per bene con lo zucchero. Quindi possiamo aggiungere dell'estratto di vaniglia, possiamo aggiungere anche altri aromi come l'aroma all'arancia, magari ricorda un po' la cassata, però questo va a vostra preferenza, è comunque già buona così. Quindi continuiamo a mescolare fino a che non otteniamo un composto liscio. Allora abbiamo mescolato per bene la nostra ricotta con lo zucchero. Adesso cosa facciamo? Per avere una consistenza più liscia e setosa, visto che la ricotta è abbastanza grumosa, non facciamo altro che passarla al setaccio. Vi ricordo che è un'operazione fondamentale per ottenere una crema di ricotta perfetta. Quindi non facciamo altro che andare a metterla in un setaccio e iniziamo a schiacciare per bene. Quindi so che è un'operazione un po', oddio, lunga relativamente, però vi assicuro che il risultato sarà diverso. Quindi setacciamo per bene. Ecco qua, abbiamo la nostra crema di ricotta che è molto più liscia rispetto a quella che avevamo in precedenza, quindi questa volendo può essere già servita in dei bicchierini, magari sopra con la glassa al cioccolato potete servire dei bicchierini ripieni di crema di ricotta. E comunque può essere utilizzata per farcire anche una torta, per fare una cassata o per fare questo rotolo come appunto voglio presentarvi io. Comunque questo è il ripieno per le classiche cassate o cannoli di ricotta. Quindi procediamo. Allora, io ho preso della carta da forno, ho iniziato a rivestirla con il nostro mio pan brioche. Se volete potete eliminare anche i bordi, però io li lascio perché poi una volta che vado a spennellare il tutto comunque si ammorbidiranno anche i bordi. Quindi vado a mettere altre fette, vado a pressarle per bene. In alcuni supermercati potete trovare anche il pan brioche lungo, quindi non tagliato già a fette, in quel caso lì potete tagliare delle fette per il lungo, per il senso della lunghezza, in quel caso lì magari sarà anche più facile questa operazione qua, perché avrete già delle fette lunghe. Quindi, anzi, mi sposto un po' più in giù. Ok. E prendiamo le altre fette. Ok, adesso io lo vado a bagnare un po' con del latte, potete usare anche una bagna già pronta, una bagna che volete, che preparate a casa, insomma, diciamo quello che preferite, però se non l'avete, non avete voglia di prepararla, potete sempre usare del latte.
quindi andiamo a ammorbidire semplicemente e intanto lo andiamo a pressare un po' con le dita. Continuiamo con tutte le fette. Ok, quindi abbiamo bagnato per bene, mi raccomando, pressiamolo per bene, cerchiamo di sovrapporle il più possibile e adesso andiamo a mettergli sopra la crema di ricotta. Poi comunque quando andremo a rotolarlo chiaramente magari faremo anche un po' più forza, quindi ci aiuteremo anche con le mani. Nella crema di ricotta possiamo aggiungere, come farò io adesso, le gocce di cioccolato. Questa operazione è facoltativa, sono così golose che ci stanno sempre bene. Ora qua, vabbè, con un sac à poche senza le gocce di cioccolato, magari le inserite dopo, o altrimenti procediamo tranquillamente con una forchetta e poi lo stendiamo con una spatola. Iniziamo a spalmare la nostra ricotta, mi raccomando con delicatezza per fare in modo che non si spostino le nostre fette. Quindi andiamo a rivestire per bene il tutto, dopodiché lo arrotoliamo. Ok, abbiamo spalmato tutta la nostra crema. Io volendo contenerla maggiormente, diciamo per fare in modo che ci sia un po' più ripieno, ho semplicemente rifilato i bordi. Altrimenti potete usare un po' più ricotta, in quel caso lì magari non ce ne sarà bisogno. Comunque sono sempre cose che vanno a piacimento. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la ricotta che è rimasta, non facciamo altro che tirarlo su delicatamente e andiamo ad arrotolarlo. Non vi preoccupate se tenderà ad aprirsi perché tanto lo andremo poi a compattare con le mani. Quindi facciamo altro che prendere e tirare su. Ok, quindi continuiamo ad aiutarci con la carta da forno e andiamo a rigirarlo. Ok, cerchiamo di compattare per bene. Poi se vediamo che abbiamo degli spazi aperti con eventualmente il pan brioche che abbiamo usato per rifilarlo, o comunque prendiamo altro pan brioche, magari andiamo a riempire i punti dove magari vediamo che trasborda un po' la crema, più che altro per renderlo un po' più pulito. Poi ecco, non succede nulla perché poi in frigo si rapprende, se poi andiamo a ricoprirlo con una glassa diciamo che non si vede nulla. Quindi adesso cosa facciamo? Non facciamo altro che arrotolarlo per bene e lo mettiamo in frigo. Allora, meglio se lo lasciamo circa 2 orette o magari lo mettiamo mezz'ora nel congelatore, insomma fare in modo di farlo compattare per bene e poi ci vediamo per rifinirlo. Eccoci, abbiamo scusate, tirato fuori dal freezer il nostro rotolo. Io l'ho tenuto circa mezz'ora, vedete si è compattato per bene, chiaramente più lo lasciate meglio è. Poi cosa ho fatto? Per quanto riguarda la nostra glassa, allora potete lasciarla così com'è oppure come ho fatto io, per circa 2 minuti l'ho montata con le fruste per dargli un po' più di consistenza, però potete anche omettere questo passaggio, quindi è a piacimento. Volendo potreste spolverarlo di zucchero a velo, glassarlo con della glassa al cioccolato fondente, cioccolato al latte, oppure come farò io con la glassa al cioccolato bianco, però quello che volevo farvi capire più che altro era la tecnica di questo tipo di rotolo, ecco che diciamo fatto con il pan brioche si può tranquillamente fare ed è comunque alla portata di tutti. Quindi adesso andiamo a versare la nostra glassa sopra. Chiaramente poi anche se va nei lati del vassoio non c'è alcun problema, anche perché andremo a creare anche diciamo uno strato nella parte bassa del vassoio anche carino e goloso. Magari possiamo anche guarnirlo
con delle scaglie di cioccolato. Oppure questo procedimento lo potete fare in una gratella in modo tale che il cioccolato in eccesso scenda. Quindi andiamo a vestire per bene. Visto che ci abbiamo la glassa, abbondiamo un po'. Chiaramente il secondo strato sarà ancora più coprente. Ok, direi. Ecco, pian piano chiaramente il cioccolato andrà a rapprendersi sempre di più, quindi possiamo tranquillamente fare questo giochetto, quindi andare a tirarlo su e continuare a glassarlo. Vedete, diventerà sempre più consistente la glassa, anche perché quella al cioccolato bianco ci mette un po' di più rispetto a quella al cioccolato fondente o al cioccolato al latte, perché sostanzialmente contiene molto meno cioccolato e più burro di cacao. Quindi adesso cosa possiamo fare? Possiamo magari andare a divertirci con quello che più preferiamo, quindi magari io andrò a metterci delle perline argentate che comunque ci stanno bene, quindi magari qua e là. Chiaramente sono delle decorazioni che vanno a le vostre preferenze, quindi qua e là. Le mettiamo anche qua. E poi possiamo andare a prendere delle gocce di cioccolato sempre per richiamare il nostro interno, cioè quello che abbiamo messo appunto nel nostro ripieno, quindi qua e là qualche goccia. Poi possiamo mettere anche delle scaglie di cocco che comunque stanno benissimo con il cioccolato bianco, quindi possiamo andare proprio a spolverizzarlo. Ok. Poi ecco, chiaramente personalizzate la decorazione come più preferite, volendo potete anche guarnirlo con dei ciuffi di panna montata, però ecco, diciamo che quell'idea di questo rotolo fatto con pan brioché è molto semplice da fare, come vedete non richiede nessuna operazione di cottura, di montaggio con le fruste come il pan di Spagna o un rotolo appunto la classica pasta biscotto, e quindi potete utilizzarla sia per fare un rotolo che per fare una torta ad esempio, addirittura per fare una cassata. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuta la ricetta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che è completamente gratuito, per qualsiasi cosa scrivetemi, e anche se avete una ricetta che magari volete, per la quale volete avere qualche suggerimento, se magari me lo scrivete nei commenti, sarò lieta di riproporvela. Io vi aspetto alla prossima ricetta e vi auguro buona giornata a tutti.